Dover rimanere per una scelta editoriale del mio canale nell'ambito dei 10 minuti rende davvero difficile affrontare la tematica dei soggetti che vengono definiti evitanti, ma ci voglio provare. Parto col dire che il termine evitante, riferito alla predisposizione affettiva di una persona, si sta facendo sempre più presente anche nel vocabolario di persone che non ne conoscono approfonditamente il significato. Del resto, da anni si spargono sugli altri molte etichette, come quella di narcisista, altro termine molto di moda, limitando quasi sempre questa parola alle sole sfumature maligne, dannose sul piano della relazione, e confinando i cosiddetti narcisisti in un'area di malvagità, come se decidessero deliberatamente di rovinare la vita agli altri, quando invece spesso si tratta di un disturbo della personalità, in cui è il narcisista a essere per primo vittima di se stesso. Ultimamente sento pronunciare la parola evitante riferita a certe persone con una declinazione molto simile, come a dire che chi si tiene lontano da una relazione seria o da un legame autentico sia una persona che sceglie deliberatamente di non offrirsi, di essere inaccessibile, per l'intimo piacere di far soffrire i potenziali partner. Resta il fatto che imbattersi in un narcisista maligno o in una persona dal funzionamento evitante quando ne siamo innamorati non è una passeggiata e sarebbe meglio avere degli strumenti cognitivi per capirlo prima di soffrire troppo. In questa puntata vorrei provare a fare chiarezza sul termine evitante e offrirti un profilo un po' più approfondito di questo stile di attaccamento, perché le parole sono importanti. Come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla? Dobbiamo allo psicologo John Bowlby la teoria dell'attaccamento, di cui abbiamo già parlato in alcune vecchie puntate che puoi trovare nel mio archivio. Nel 1950 Bowlby fu incaricato dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità di condurre ricerche approfondite sui bambini che soffrivano di mancanza o insufficienza di cure materne nei primi anni di vita e di come le loro aspettative di cura influissero poi nella vita adulta, in particolare nell'ambito delle relazioni affettive. Bowlby e la sua equipe scoprirono, grosso modo in una ventina d'anni di studio, che ogni persona adulta ha un suo stile di attaccamento che dipende appunto dalle risposte o dalle mancate sintonie avute nell'infanzia da parte di chi si è preso cura di lei, in particolare dalla figura materna. Il presupposto fondamentale di questa ricerca sta nel fatto che l'essere umano nasce inerme e incapace di provvedere da solo alla sua sopravvivenza, quindi ha bisogno di una figura, definita figura di attaccamento, che si prende cura non solo di garantirgli il cibo necessario e le attenzioni fisiche, ma anche di offrirgli, nella migliore delle ipotesi, una base sicura, ovvero la consapevolezza che ci sia sempre qualcuno disponibile a garantirgli sicurezza e accoglienza, anche sul piano emotivo. Purtroppo, per vari motivi, non sempre il bambino riesce a vivere la dimensione di una base sicura, poiché non tutte le madri sono in grado di garantirla, nonostante facciano del loro meglio con gli strumenti che hanno a disposizione e si muovano con le migliori intenzioni. Dalla ricerca ne uscirono 4 stili di attaccamento. Il più fortunato fu quello definito sicuro, tipico di chi da adulto è aperto all'incontro con l'altro e tende a fidarsi nelle relazioni. Lo stile ansioso ambivalente, che porta con sé un bagaglio di insicurezze molto invalidanti e un continuo bisogno di conferme da parte del partner. Lo stile evitante, che approfondiamo tra un attimo, e lo stile disorganizzato, che si sviluppa quando il bambino percepisce che la madre o un'altra figura importante si presenta in certi momenti come fonte di protezione, in altri come un grave pericolo, arrivando a violenze fisiche o a abusi, ma sempre in una sorta di sistema altalenante che disorienta il bambino. Ora entriamo nel profilo evitante e cerchiamo di fissare alcuni punti fondamentali su come una persona che ha questo funzionamento tende a comportarsi in una relazione affettiva, in particolare nella coppia. La caratteristica principale di una persona evitante è che fa fatica a fidarsi degli altri e a esprimere le proprie emozioni. Questo, secondo la teoria di Bowlby, dipende dal fatto che il bambino ha subito atteggiamenti respingenti da parte della figura di attaccamento, ovvero è mancato troppo spesso il contatto fisico, amorevole del genitore, che si è rivelato distaccato emotivamente, quasi sempre perché a sua volta il genitore stesso aveva un suo caos emotivo.
Da questa base si sviluppano una serie di comportamenti finalizzati a proteggersi, che, lo ribadisco, non sono scelti, ma in un certo senso subiti. Il primo è la spinta ad avere sotto controllo tutto ciò che lo riguarda e a dipendere il meno possibile dagli altri, proprio a causa della paura di esserne deluso, per cui evita di aprirsi troppo e viene percepito dal partner emotivamente distante per la maggior parte del tempo. Questa dimensione spinge l'evitante a cercare sempre di cavarsela da solo, a non amare il lavoro di gruppo, le forme di collaborazione stretta in ambito lavorativo, a costruirsi una sorta di campana di vetro nella quale isolarsi spesso, ad avere hobby solitari, a praticare sport che richiedono allenamenti sfiancanti, il più delle volte in solitaria o con pochi e selezionati compagni fidati. All'interno della coppia ogni richiesta del partner di maggiore presenza lo disturba e lo infastidisce, spingendolo a ritirarsi ancora di più, e i momenti di intimità fisica come le coccole, gli abbracci, in generale il contatto fisico anche dopo l'atto sessuale, non lo fanno sentire a suo agio. Spesso infatti quando il partner chiede o impone maggiore intimità e presenza, l'evitante si sente accusato e giudicato e tende a reagire difendendosi, a volte arrabbiandosi, e generalmente questo tipo di pressioni lo spingono ad allontanarsi ancora di più. È abbastanza tipico riscontrare che l'evitante solitamente viene cercato da chi ha uno stile di attaccamento ansioso e insicuro, e la dinamica che si accende è quella di un circolo vizioso. L'insicuro chiede certezze, esprime la sua gelosia e i suoi bisogni al partner evitante, spesso recriminando sulle sue mancanze, e l'evitante si sente accusato, quindi si ritrae ancora di più in se stesso, spingendo l'insicuro a chiedere di nuovo, finché non si arriva a un cortocircuito della relazione, con molto dolore da parte di entrambi. È un tipo di dinamica in cui la personale profezia di ognuno dei due partner si avvera. Per l'insicuro, ogni forma di distanza accende il timore che il partner abbia già trovato o possa trovare altrove qualcuno più degno e desiderabile di lui. Per questo fa un pressing continuo e controproducente alla ricerca di conferma, di presenza, ma alla fine spingerà l'evitante a prendere ancora di più le distanze, confermando all'insicuro il suo senso di inadeguatezza. Per l'evitante ogni pressione ricevuta dal partner diventa la conferma che si sta meglio da soli, che è preferibile non avere legami, dal momento che stare in coppia si trasforma ogni volta in una continua accusa sulle sue personali inefficienze, incapacità di costruire una relazione stabile. In questo tipo di legame, sicuramente non appagante per nessuno dei due, l'insicuro spesso vive la vana illusione che con il suo amore riuscirà a cambiare il partner, a salvarlo da se stesso, senza prendere atto che per costruire una relazione solida entrambi i partner dovrebbero essersi prima salvati da soli. Dal canto suo l'evitante, che ha molto meno la predisposizione di mettersi in discussione, si convince che sia l'altro la causa del suo malfunzionamento e che quindi basti cambiare partner. Il problema di fondo su cui si dipana questa sceneggiatura è che in fondo entrambi si convincono di essere vittime del comportamento dell'altro, senza rendersi conto che, come dicevo in apertura, qui si tratta di meccanismi di difesa automatici, non scelti deliberatamente per affliggere l'altro. Concludendo, vorrei porre l'accento su due concetti importanti. Il primo è che ostinarsi a rimanere nella trappola di una relazione che subito o a distanza di tempo si rivela disfunzionale e fa sentire entrambi non appagati non è un valore, ma è un martirio. Il secondo è che, a prescindere dal proprio stile di attaccamento, è possibile incontrare nella vita persone che possono aiutarci a convertire il nostro stile in attaccamento sicuro, ovvero nella certezza che qualunque cosa succeda esiste qualcuno in grado di proteggerci e di comprenderci, in una dimensione di alleanza, qualcuno di cui possiamo realmente fidarci. Per questo è fondamentale essere consapevoli del proprio funzionamento e di conseguenza avere chiaro quale tipo di persona stiamo andando continuamente a cercare, spesso trovandoci a dire a noi stessi o agli amici: non capisco perché li trovo tutti così. Ci rivediamo sabato prossimo per la nuova puntata di Briciole di Comunicazione. Felice settimana da Sergio Massi.